Ad esempio, ci sono delle donne che ritengono di essere brutte, possono avere centinaia di constatazioni che gli dicono il contrario, ma loro continuano a pensare di essere brutte. Sì, quanto valiamo, quanto non valiamo, ma è un'idea, è l'idea che noi abbiamo costruito di noi ed è una convinzione granitica. Quando una persona è convinta di essere puntini puntini, quest'idea qua non gliela togli più dalla testa. In questo senso l'autostima è un'idea fissa che non cambia più. Come tutte le convenzioni granitiche, per essere così radicata nei nostri pensieri deve venire da molto lontano, perché deve aver fatto radici profonde. Facile dire che viene dall'infanzia, dall'idea che ci siamo fatti nell'infanzia di noi stessi, la quale viene a sua volta dall'idea che ci hanno trasmesso i nostri adulti. La vera autostima, se fosse, sarebbe il riconoscimento del nostro valore, quanto noi stimiamo le nostre caratteristiche. Purtroppo non è. L'autostima, in quanto idea granitica, non si muove più, non è il riconoscimento di nulla. In questo senso l'autostima è un'immagine astratta che abbiamo di noi stessi, non corrisponde affatto a una realtà oggettiva e rimane così nonostante potrebbero esserci centinaia di prove contrarie. Ad esempio, ci sono delle donne che ritengono di essere brutte, possono avere centinaia di constatazioni che gli dicono il contrario, ma loro continuano a pensare di essere brutte. Sono gli altri che si sbagliano, io sono solo un bluff, sono una falsa magra, se mi vedessi senza trucco, tutte queste cose qua, conferma della propria idea. La convinzione personale, in questo caso non sono bella, dietro nasconde un'altra convinzione, la convinzione che io non valgo niente. Per quel che riguarda le donne, è anche un portato culturale quello di valere poco. Cosa c'è dietro? C'è l'idea della mancanza. Io ce l'ho, tu non ce l'hai. Le donne sanno bene a che cosa mi riferisco. Se la risposta è affermativa, cioè se mi date ragione, vuol dire che percepite di avere una mancanza. Ora, questa mancanza è un portato culturale di una cultura che io chiamo, con la psicanalisi, fallica. Gli uomini ce l'hanno, le donne non ce l'hanno. Ed è un falso. La donna che non sa riconoscere che le sue caratteristiche sono altrettanto, perlomeno altrettanto, di quelle di un uomo, donna, non uno vale e l'altro non vale, non uno ce l'ha e l'altro non ce l'ha. Se la cultura è quella che esiste solo un valore, qualcuno ce l'ha e qualcuno non ce l'ha, le donne saranno sempre mancanti. Quando la donna cade in questo tranello, passa la vita ad avere un sottofondo di mancanza. Mi manca sempre qualcosa e quello che mi manca è ovviamente irraggiungibile. Magari lei non lo ha neanche mentalizzato questo pensiero. La conseguenza può essere di tanti tipi, compreso il rifiuto delle proprie caratteristiche, oppure il puntare su altro. Eccola lì l'intelligenza che salta fuori un'altra volta. Ma potrebbe essere anche successo. È un'idea che abbiamo assorbito da una cultura da cui non ci siamo difesi. Le donne hanno fatto fatica perché non sono riuscite a difendersi dalla cultura fallica. Voglio essere apprezzata per la mia intelligenza. Scusate, donne, il corpo è il nostro punto di contatto con il resto del mondo, non solo uomini e donne, ma anche con la realtà tutta, attraverso i sensi. Guarda, la porta da cui ti apprezzano le persone è il tuo corpo. Passano dal corpo e attraverso di quello apprezzano la tua persona. Dire che vuoi essere apprezzata per la tua intelligenza nasconde sotto il disprezzo tuo per il tuo corpo. La porta è il corpo. Se vuoi che le persone si rapportino con te,
Quella è la porta che tu devi lasciare, non dico spalancata, ma non devi chiudere a chiave. Sì, mi spiace, gli esseri umani di sesso maschile apprezzano il corpo, anche le donne apprezzano il corpo. Pensare di essere apprezzati per la propria intelligenza senza corpo è un'astrazione, scusatemi. L'intelligenza fuori dal corpo non esiste. Un ultimo punto sull'autostima. Guardate, l'idea che ci siamo fatti di noi stessi è talmente astratta che se noi incontrassimo veramente chi siamo, ci conoscessimo davvero, rimarremmo spaventati dalla nostra potenzialità. Chi lo ha fatto è diventato un genio, ha creato, ha inventato, ha scoperto. Chi è capace di fare questo, cioè di riconoscere i propri pensieri, i propri gusti e apprezzarli, ha una potenzialità enorme. Le donne che hanno saputo riconoscere il loro valore in quanto donne e in questo anche il corpo, sono diventate delle donne potentissime nella storia. La nostra potenzialità è enorme, noi la riduciamo. Se questo video ti è piaciuto, ti è servito, ricordati di iscriverti al canale. Nel frattempo pensa